Salve ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un video che possiamo definire extra ma che sentivo il bisogno di fare dato che mi sono ritrovato tra le mani alcune notizie molto interessanti che volevo condividere con voi. Colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e vi invito a commentare qui sotto in modo da confrontarci tutti insieme. Vi aspetto al prossimo appuntamento giovedì alle 14 e se volete restare aggiornati sulle ultime pubblicazioni l'iscrizione è gratuita. Adesso vi lascio le notizie e non mi resta che augurarvi una buona visione. Lo schema di The Last of Us 3 è stato scritto, ma non è in produzione. Considerando quanto sia stato un successo di critica e di vendite The Last of Us Parte 2, che ha vinto più di 300 premi Game of the Year nel 2020, un sequel sembra quasi inevitabile. Naughty Dog sta attualmente lavorando ad altri progetti, ma il regista e co-sceneggiatore Neil Druckmann ha rivelato di aver scritto uno schema per la storia di The Last of Us Parte 3. Il gioco stesso, tuttavia, deve ancora entrare in produzione. Apparendo nel podcast Script Apart, come trascritto da IGN, Druckmann ha accennato ad un terzo gioco di The Last of Us. Non sorprende che non abbia condiviso alcun dettaglio sulla storia stessa, quindi non è noto se un terzo gioco continuerà la storia di Ellie o si concentrerà interamente su un nuovo protagonista. Realizzarlo comunque chiederebbe senza dubbio anni, i fan ne hanno dovuti aspettare ben 7 per un sequel del primo gioco, quindi un terzo potrebbe richiederne altrettanti, forse anche di più a causa degli altri progetti di Naughty Dog e anche alla pandemia da coronavirus. Una cosa che Druckmann ha condiviso è che The Last of Us, ormai divenuto franchise affermato, il terzo gioco dovrebbe seguire schemi familiari, il che significa che si attaccherebbe agli stessi temi strutturali e tematici presenti nei primi giochi. Per il momento i fan della serie hanno altri contenuti da guardare al futuro. Naughty Dog dovrebbe ancora lavorare sulla modalità multiplayer di The Last of Us Parte 2, che inizialmente doveva essere inclusa ma che è stata rimossa in modo che lo studio potesse concentrarsi al meglio sul single player. Ci sono stati pochissimi aggiornamenti al riguardo, tuttavia, e si sospetta che potrebbe non essere rilasciato fino al 2022. Nel 2014 fu rilasciato un nuovo trailer delle 3 per uno dei giochi zombie più attesi del suo tempo, sto parlando di Dead Island 2. Sono passati ben 7 anni dalla rivelazione e del gioco non si è ancora vista l'ombra. È stato detto molto poco dal suo annuncio nel 2014, il che significa che i fan sanno tanto ora quanto ne sapevano allora. Sebbene non ci sia nulla di male in un ottimo trailer CGI, per rivelare un gioco e creare clamore sarebbe dovuta essere solo questione di tempo prima che lo sviluppatore mostrasse un po' di gameplay per sostenerlo, ma questo non è mai successo davvero. Dopo 7 anni sono stati mostrati solo frammenti di gameplay delle prime versioni demo e build del gioco che rivelano l'ambientazione in famose città della California come Los Angeles e San Francisco. Queste demo di gioco devono essere prese davvero con le pinze perché molto probabilmente sono legate ad un gioco che è potenzialmente cambiato completamente, anche perché è passato da uno sviluppatore ad un altro. Inizialmente il gioco doveva essere sviluppato da Jaeger Production, che nel 2016 è cambiato in uno studio con sede nel Regno Unito chiamato Sumo Digital, che è durato fino a quando Dambuster Studios ha preso il sopravvento nel 2019. Da allora Deep Silver ha ribadito che il gioco è attualmente in sviluppo e che non è stato affatto annullato, quindi potrebbe esserci speranza per Dead Island 2, ma con tutti i problemi di sviluppo che il gioco ha dovuto affrontare e continua ad affrontare, i fan dovrebbero tenere sotto controllo l'hype. Al momento la maggior parte delle informazioni sul gioco proviene da Twitter ufficiale di Dead Island e dal Twitter ufficiale di Deep Silver. Sfortunatamente nessuno di questi dice molto su come sarà il gioco e conferma solo che è ancora in fase di sviluppo. Deep Silver ha detto che i fan dovrebbero rimanere sintonizzati per aggiornamenti e informazioni da rivelare presto. Con l'uscita delle nuove console di nuova generazione, Dead Island ha un'altra opportunità per trovare finalmente il suo punto di partenza. Col passare del tempo le persone che stavano aspettando l'uscita del gioco hanno quasi perso la speranza. Dopotutto questo grande lasso di tempo significa che molti hanno cambiato lavoro, si sono sposati e altro ancora. Gli eventi della vita si sono verificati letteralmente mentre questo gioco è in fase di sviluppo. Al momento interessa poco sapere che il gioco è in fase di sviluppo. Ciò che interessa maggiormente è sapere se uscirà mai davvero. Un buon inizio per questo percorso sarebbe un bel trailer di gioco, ma al momento non c'è motivo di credere che ciò accadrà. L'unico lato positivo quindi per i fan è che il gioco è stato confermato al 100%, che è in fase di sviluppo e che non è ancora morto. Come ultima notizia vorrei parlare di un rumor molto interessante che parla di Call of Duty Modern Warfare 2 e del suo multigiocatore. Un rumor quindi indica la possibilità che il multiplayer di Modern Warfare 2 possa sostituire Sledgehammer World War II Vanguard come titolo Call of Duty del 2021. Attendiamo pazientemente notizie ufficiali da Activision su Call of Duty del 2021, nel frattempo sono trapelate molte voci. Se ciò fosse vero sarebbe proprio una vera bomba. Potrebbe essere che Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sarà il gioco principale per l'autunno di quest'anno invece di qualunque cosa Sledgehammer stia preparando. Secondo Warzone News su Twitter, Activision ha recentemente inviato un reclamo
contro qualcuno per aver postato qualcosa su Call of Duty 2021 di Sledgehammer, chiamato WW2 Vanguard, in ritardo. A causa di questo ritardo, il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizzato potrebbe sostituirlo. La cosa interessante di questa voce è che Sledgehammer Games ha avuto problemi di sviluppo in passato con Call of Duty. Treyarch ha dovuto intervenire e accelerare lo sviluppo del gioco. Se ciò dovesse accadere di nuovo, sarebbe un aspetto molto brutto. È molto difficile da decifrare tutte le fughe di notizie e le voci di Call of Duty negli ultimi anni. Gli addetti ai lavori sembrano lanciare tanto materiale ai fan che alla fine alcuni di essi si rivelano veritieri, ma nessuno può tenere traccia di tutti quei rapporti che in realtà si rivelano errati. In quanto tale è importante ribadire la necessità di prendere tutto con le pinze. C'è da dire che nel caso di Call of Duty Modern Warfare c'erano voci su un Battle Royale e anche su alcuni rapporti che la mappa veniva bombardata nel gioco, per poi rivelarsi tutto corretto, ma c'è da considerare che anche alcune fughe di notizie sulle nuove mappe sembrano essere state senza fondamento. Quindi quando si tratta di Call of Duty Modern Warfare 2 è sempre meglio aspettare ulteriori voci e fughe di notizie per dare a questa notizia un po' più di credito, ma ovviamente è sempre opportuno aspettare le notizie ufficiali dagli sviluppatori e dagli stessi editori per dichiararlo ufficialmente.